Allora, oggi si parla molto di analisi FEM, una tecnica avanzata per l'analisi di sistemi per l'ingegneria, ma in pochi ne conoscono il potenziale. Quali sono quindi i vantaggi che ne derivano dal suo utilizzo? I vantaggi cominciano a palesarsi già nelle prime fasi del progetto, quando io nelle prime iterazioni posso andare a valutare un numero n di soluzioni per il mio problema e andare a carpire la bontà di queste soluzioni in termini di performance senza dover realizzare un numero altrettanto alto di prototipi. Questo vuol dire che posso già indirizzare il mio progetto e una volta che ho capito qual è la soluzione migliore con la FEM posso andare a prototipare solo quella e ottenere un primo prototipo che è molto vicino come forma a quello che potrebbe essere il prodotto finale senza andare a fare ulteriori modifiche. Ma quali sono i vantaggi concreti? Allora, se parliamo solamente di costi, è già ovvio che se io ho meno prototipi sto già battendo i costi in quella direzione, ma bisogna anche pensare in termini di tempi necessari tra il primo concepimento dell'idea e la realizzazione del prodotto finale, perché io con l'analisi FEM vado ad abbattere di molto il time to market. Quindi, come dire, è qualcosa di utile nella sola fase di progettazione? No, perché è anche un utile strumento diagnostico. Faccio un esempio, io un motore devo vederlo funzionare. Quando lo faccio in laboratorio non posso andare a capire quello che sta accadendo all'interno del motore perché è un assemblato. Invece con la FEM equivarrebbe a prendere il motore, smontarlo e solo dopo averlo smontato farlo funzionare. Posso capire quello che accade all'interno di tutti i singoli pezzi e identificare quelli critici in base a parametri fisici che ci sono dietro e poi posso andare a riprogettare solo il pezzo dove è emersa la criticità. Perfetto, quindi anche in questo caso, diciamo, la riduzione dei costi è Sì, evidente. sì, certo, sia di costi che di tempi.